Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Lecce-Napoli 1-2, fortunoso, fortunati, può essere. Partite comunque che vanno così, se ne vedono tantissime e se ne vincono anche tantissime così. Ovviamente non è un alibi, non è il modo di vincere le partite, però lo sapevamo che era una partita dura, lo sapevamo che a Via del Mare ci hanno vinto in pochi, ci ha vinto la Juve, l'Atalanta ha perso 6 punti quest'anno contro il Lecce, campo ostico, situazione ovviamente del Lecce da non sottovalutare, veniva da 5 sconfitte con 0 gol, quindi ci aspettavamo una partita durissima, tosta, dove dovevi tenere testa a una squadra che ti veniva ad aggredire perché voleva portare a casa sicuramente i 3 punti, perché la lotta salvezza passava anche da questa partita. Per nostra fortuna non è successo e abbiamo portato a casa i 3 punti. Mi tengo solo i 3 punti di questa partita perché dobbiamo rivedere alcune situazioni, dobbiamo rivedere le linee di passaggio, sbagliamo troppo e dormiamo anche un tantino a livello difensivo perché abbiamo subito delle imbarcate non da Napoli, ovviamente. Non sono qui a fare i drammi e a sindacare. Poteva giocare quello, poteva giocare quell'altro, potevi far turnover. Alla fine partite del genere chi giocava non avrebbe cambiato proprio niente, perché il Lecce si sarebbe presentato così e ti avrebbe messo in difficoltà comunque. Le partite da giocare contro squadre che vengono da situazioni del genere e si stanno giocando alla fine la retrocessione giocano per i posti bassi della classifica, sono sempre dure e da aprile in avanti sarà dura per tutti perché andremo ad affrontare una matematica in zona retrocessione che si fa sempre più fitta e vincendo il Verona domani, se vince ovviamente, il Lecce sta a 27 mi sembra, il Verona va a 22 che è terzultimo, quindi sei a 5 punti dalla zona di retrocessione ed è normale che affronti una partita così. Facciamo un applauso a Lecce prima di tutto perché è arrivato sempre prima su tutti i palloni, perché per foga agonistica, per rabbia agonistica e per intensità di gioco ci ha messo in difficoltà. Abbiamo creato relativamente poco rispetto alle altre partite e ovviamente rispetto al Napoli che conosciamo, ma non era questa la partita dove dovevi far vedere gioco calcio champagne o calcio spettacolo, perché non era l'avversario giusto e nemmeno la situazione che ho appena elencato. Quindi mi tengo i 3 punti strettissimi per come sono venuti, con un autorete molto goffo, per fortuna nostra ovviamente, tra difensore e Falcone che non è riuscito a mantenere il pallone nemmeno sulla deviazione sfortunata del difensore del Lecce. Quindi siamo passati in vantaggio, poi è stato creato relativamente poco. Non è che il Lecce abbia creato tante situazioni pericolose, attenzione, non sto dicendo questo, però è un Napoli che ha creato molto poco. E poi piove sul bagnato perché teniamo Osimhen fuori, non sappiamo se gioca mercoledì, se ce la farà per l'andata di Champions, chi si fa male, Simeone. Cioè un reparto che poteva ovviamente farci stare tranquilli perché avevi Simeone come vice Osimhen e adesso ti resta solo Raspadori, meno male che l'abbiamo recuperato perché fino a settimana scorsa non ce l'è ancora perché è stato sostituito, non ce l'è ancora 90 minuti. Ci dobbiamo presentare, va a finire a Milano solamente con Raspadori disponibile punta centrale ed hai una fase di gioco in meno perché se metti Gross al centro per la punta centrale ovviamente non è demerito di Raspadori ma è per la stazza fisica, non è l'attaccante che ti spizza di testa, così come lo può essere Simeone, così come lo è Osimhen.
Siamo Osimhen dipendenti? Non lo so. Non lo so perché ci vuole ancora tempo. Il Napoli che ha avuto Osimhen fuori per un mese e passa in passato è il Napoli che ha incantato tutta Europa e la Serie A, quindi non lo so se siamo Osimhen dipendenti, non credo. Però qualcosa va cambiato a livello di gioco perché siamo meno offensivi del solito. E a Milano sicuramente giocando una partita del genere non credo che ne esci vittorioso. E poi nella doppia sfida sui 180 minuti, per me, almeno come vedo io il calcio, quando hai una sfida da giocare su 180 minuti, la prima partita è quella fondamentale, è quella dove metti il mattone principale per un ipotetico poi passaggio del turno. Perché andassi a giocare una partita a Milano attendendo l'avversario e vedendo poi come si mette, secondo me sarebbe un errore madornale. Tutto qua. Detto questo, ragazzi, restate sintonizzati perché domani entreremo nel vivo di questa partita Lecce-Napoli. Andremo ad analizzare le situazioni, tutto ciò che abbiamo creato, il minuto per minuto, le pagelle. Daremo i voti a tutti i calciatori del Napoli, Spalletti compreso. Quindi vi invito a restare sintonizzati sul canale. Iscrivetevi per chi ancora non si è iscritto, attivate la campanella e domani faremo il post partita di Lecce Napoli. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Sempre Forza Napoli. Ciao.